Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Innato, un'azienda spagnola che produce volanti già da tantissimo tempo. Era un marchio che tenevo sott'occhio già da un po' e ho colto l'occasione del rinnovamento di uno dei loro volanti, di uno dei modelli dei loro volanti, per portarvelo qui sul canale e farvi conoscere un altro brand famoso nel mondo e magari alcuni di voi ancora non conoscevano. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, sono molto contento di portare qui nel canale questo volante di Innato, un'azienda spagnola partita dalla passione di un ragazzo nel mondo sim racing che ha iniziato a costruirsi i propri volanti e poi ha evoluto questa passione trasformandola in una vera e propria attività, in una vera e propria azienda che nel tempo, negli anni, perché ormai sono vari anni che esiste sul mercato, va a migliorarsi sempre di più nelle sue produzioni, fino a questa che è uno dei suoi ultimi modelli portato nel proprio shop, il Ferrari 488 GTE. Inizio subito col dirvi che il packaging con cui vi viene inviato è molto curato. Il volante è ben riposto all'interno con tutte le protezioni del caso. In più, all'interno della scatola troverete questo piccolo gadget con delle punte molto carino. È un piccolo regalino che Innato ci fa. Un set di viti per poterlo montare, in realtà sono doppie di diversa lunghezza a secondo della tipologia di quick release che andrete a montare dietro. Io per esempio nel mio caso, che ho utilizzato un quick release del SynCube 2, ho utilizzato quelle un pochino più lunghe. Un set di adesivi per personalizzare il vostro volante, anche in questo caso ragazzi adesivi molto spessi, anche qui ho trovato una ottima qualità del prodotto, questo proprio per andare a replicare nel modo più fedele possibile quello che è il volante Ferrari. Un cavo USB da collegare al vostro PC con da un lato un USB 2.0 e dall'altra parte un connettore 4 poli, tutto in metallo. Anche qui ottima scelta di Innato per la qualità dei materiali utilizzati. Vi verrà poi fornito un badge da montare sul vostro volante Ferrari, perché all'interno invece già montato troverete quello con il simbolo di Innato. Ma naturalmente ragazzi io l'ho subito sostituito e messo, vediamo se ve lo faccio vedere, ecco qua, è calamitato, poi naturalmente direzionatelo, posizionatelo nel miglior modo possibile e trasformerà il vostro volante in una replica perfetta del Ferrari 488. Ma arriviamo subito a parlare di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo volante. Nella parte frontale troviamo una piastra di carbonio, in questo caso satinato, molto bello, da 3 mm. Le impugnature, la prima cosa che mi ha colpito, a differenza di tutti gli altri modelli che aveva prodotto fino adesso, sono in resina poliuretanica, ve li faccio vedere da vicino, da 75 short di durezza. Sono abbastanza duri, ma comunque comprimibili, molto piacevoli al tatto. E in realtà guardate, anche dopo averli utilizzati un bel po', ancora sembrano nuovi. Quindi il materiale veramente utilizzato per queste impugnature mi ha ben colpito. Naturalmente le fattezze estetiche ripercorrono pedissequamente quello che è il volante della 488 GTE. Ottima ergonomia, veramente mi sono trovato molto bene. E anche la scelta dei pulsanti che Innato ha voluto utilizzare sono per replicare totalmente quelli utilizzati anche nel volante originale. Io ve li faccio vedere da vicino e cercherò di farvi vedere anche il click. Come tipo di sensazione mi ricordano molto da vicino quelli che sono anche i pulsanti della Cube Control. L'innesto ha un click ben deciso e la dotazione di base offre 6 pulsanti premibili da questa parte e 5 pulsanti premibili dall'altra. L'unica cosa che ho notato è che dalla parte dove c'è il rotary, quelli più vicini sono leggermente più incassati rispetto agli altri. Altro pulsante che mi ha ben colpito è questo qui sopra, ragazzi. Sono pulsanti direzionali
verso l'alto e verso il basso. Naturalmente gli potete dare tutte le funzioni che volete, ma sono davvero molto molto carini e naturalmente riprendono esteticamente quelli che sono anche i pulsanti originali su questo volante. Il click che hanno anche è ben deciso, quindi servirà abbastanza forza per poterli attivare, ma molto semplici perché si trovano nella parte alta del pollice. Io l'ho trovati molto comodi e sono una delle funzioni che ho più utilizzato durante la guida. Nella parte in basso invece abbiamo dei rotary, in questo caso sono dei CTS 288. Il tipo di click che hanno non è molto duro, però personalmente non ho trovato particolari problemi a utilizzarli anche in VR. Naturalmente poi dipende ognuno di noi che tipo di sensibilità ha, ma dovendoli utilizzare questi staccando la mano è più semplice secondo me dosare la forza. In questo caso questo genere di rotary è anche premibile e quindi aggiunge ulteriori funzioni a quelli che sono già presenti sul volante. Unica licenza poetica che mi viene così da dire da parte di Innato è un funky switch in questa posizione qui. Naturalmente, visto che noi lo utilizziamo nel mondo sim racing, il funky switch lo trovo uno dei pulsanti più importanti nell'utilizzo nella maggior parte dei giochi perché ti permette di muoverti all'interno di menu e di avere molte funzioni in un unico joystick perché è premibile a croce, potete spostarvi destra, sinistra, su e giù, è premibile, rotabile, quindi veramente contiene in sé tante funzioni per molte cose utili che possiamo trovare nei nostri simulatori. Sempre nella parte frontale troviamo i 3 fori che serviranno per le viti passanti che verranno utilizzate per montare il quick nella parte dietro. Quindi il quick si aggancia totalmente alla parte frontale del nostro volante. Ma arriviamo adesso quindi a parlare della parte retro e in questo caso ragazzi tutto alluminio al CNC, tutto alluminio satinato. Vi faccio vedere più da vicino la colorazione, la qualità con cui è lavorato, belle anche queste sagomature in questi punti qua, molto molto piacevole. Naturalmente ripercorre totalmente quella che è la linea anche del volante originale e anche qui nelle palette ragazzi tutto il sistema di paddle shifter in alluminio, lavorato al CNC, ricavato dal pieno. Bello, bello, bello. Sapete che per mio gusto personale i sistemi totalmente in alluminio sono i miei preferiti in assoluto e qui la qualità, ragazzi, c'è tutta. Soprattutto poi se parliamo di un volante che si trova in una fascia di prezzo bassa rispetto ad alcuni suoi competitor. È un tipo di cambio sempre con funzione magnetica. Naturalmente vi manderò dei video per farvelo vedere in tutte le inquadrature possibili, ma molto molto piacevole. Anche la forza che serve per essere azionato, secondo me, giusta. Anche in questo caso, se volete, potete comprare aftermarket delle calamite dello stesso diametro per aumentarne o diminuirne la forza. In questo caso il cambio non è possibile spostarlo all'interno e all'esterno come distanza di pressione, ma naturalmente come sempre per questo genere di cambi ve lo faccio vedere. La comodità e l'ergonomia secondo me è di altissimo livello, anche perché, ripeto, fondamentalmente ripercorre quelle che sono le caratteristiche estetiche e tecniche di quello che è il volante originale. Un tipo di paddle sempre tutto in alluminio, in questa parte smussata, molto carina la parte intagliata interna con il più e il meno da questa parte, molto molto piacevoli, sia che utilizzate 2 dita, 3 dita, 4 dita, ragazzi, qua c'è spazio per tutta la mano. A giovane, sta mano può essere ferro e può essere piuma, oggi è stata una piuma. Molto molto bello. La parte elettronica utilizza un microinterruttore cruiser che viene utilizzato anche nelle autovetture reali. Quindi massima qualità sotto ogni punto di vista. Sono andato poi ad aprire questo volante per vedere anche Innato come ha lavorato all'interno di questo volante, perché anche da questi aspetti si capisce la qualità, si può percepire quello che è il modo in cui lavora una determinata azienda. E anche in questo caso sono rimasto ben colpito perché utilizza una scheda proprietaria su cui vengono direttamente saldati i pulsanti, encoder, eccetera, eccetera, ma tutto nella maniera più semplice possibile. Anche in questo caso smontarlo è di una semplicità pazzesca, tutto si può scollegare, ricollegare in maniera molto semplice, tutto atto anche a una manutenzione fai da te che possiamo fare
anche noi a casa, senza dover ricorrere come sempre magari all'azienda. L'aspetto della semplicità in tutti i prodotti io lo trovo l'aspetto più bello da percepire da utente, da appassionato, ed è per quello che ne parlo sempre in maniera così entusiasta di tutti i prodotti quando mi capita di vedere questo genere di attenzione. Per quanto riguarda poi la connessione del volante al PC, c'è il connettore, in questo caso posto qui in basso. Questa era una cosa che in realtà mi ha fatto un po' storcere il naso lì per lì, ma ho subito contattato il Nato che mi ha detto che in realtà creano due tipi di connessioni. Uno per il VRS che ha un mozzo un po' più corto in cui utilizzano questo genere di connessione qui posta in basso, ma in realtà hanno anche la versione con il connettore nella parte dietro. Quindi nel caso abbiate un USB, un SyncCube 2 o una qualsiasi altra base, il mio consiglio personale: scegliete il modello con la connessione qui, perché a livello estetico non mi piace che il connettore esca nella parte sotto. Naturalmente per il VRS è d'obbligo, per non farlo toccare, per non essere fastidioso per l'utilizzo del volante. Sinceramente su tutti gli altri volanti consiglio la connessione direttamente nella back cover, ma come vi ho detto ragazzi, questo volante sprizza qualità da tutte le parti. Pesa 1,2 kg e per un volante totalmente in carbonio e alluminio l'ho trovato un ottimo peso. Infatti anche la sensazione a tenerlo tra le mani e naturalmente soprattutto una volta montato vi fa sentire, con il tipo di feedback che restituisce, un ottimo feeling. Credo comunque sia arrivato il momento di vederlo in azione. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali e non posso che ringraziare Innato per aver dato la possibilità al mio canale di poter avere e testare tra le mani questo volante, perché piano piano mi sto avvicinando anche al mondo dei replica, avendo già recensito, non so se l'avete visto, vi metterò il link qui sopra, anche quello della Lamborghini, e a mio avviso questo è il più bel volante replica Ferrari che ho mai visto. Al momento l'unico con la parte di back cover in alluminio. Utilizza, come ho detto, un sistema cambio totalmente in alluminio, quindi massima qualità per tutte quelle che sono le componenti. Il tutto ad un prezzo, a mio avviso, in linea con quelli che sono anche competitor che non offrono, secondo me, la stessa qualità. L'ergonomia che offre è di ottimo livello. Naturalmente, essendo un replica, ragazzi, a livello ergonomico dobbiamo ringraziare Ferrari, perché la tipologia di impugnature, la tipologia di posizione delle mani rispetto al cambio, eccetera eccetera, sono tutte studio del volante originale, ma molto molto piacevole. E poi ragazzi, non c'è di meglio che guidare una Ferrari con il suo volante replica, davvero davvero fantastico. I pulsanti in dotazione sono sufficienti per qualsiasi sim racer, anche il più meticoloso, perché veramente potete settare tutto quello che vi serve all'interno della vostra auto direttamente sul vostro volante, e utilizza anche in questo caso tutti i pulsanti di qualità. E quindi promuovo a pieni voti il volante Ferrari di Innato, ma mi piacerebbe molto sapere anche da voi nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate questa azienda qui in Italia, perché probabilmente è poco conosciuta, ma in realtà anche in Europa e nel mondo la conoscono già per i tanti volanti replica che già produceva fino ad oggi.
ma veramente ultimamente sta alzando l'asticella su quella che è la qualità dei materiali utilizzati. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e vi ricordo sempre la pagina MDS Simparts su Facebook, andate a mettere un bel like, mettete un bel like al video se vi è piaciuta la recensione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao ciao!